Abbiamo iniziato per Umberto. Ciao Monica. Ciao. E iniziamo 5, 4, 3, 2, 1. Sta bevendo una tazza, forse una tisana, un tè, e quando finisce di berla, sotto, rimane sul fondo, un insetto, una cimice. Verde, Mhm. ti dà l'autorizzazione Umberto? Come se in questo momento lo vedessi fatto da mille facce, mm? Che ruotano, cambiano, si stabilizza più o meno il volto che abbiamo visto noi e dice di sì con un sorriso quasi smagliante da star. Mm. Chiama l'Umberto di 5 anni fa, della sessione di 5 anni fa. Lui ti dà l'autorizzazione? Sembra più smunto, allungato. È un Umberto prima o dopo la sessione? Prima. Dopo? E Umberto dopo è come se avesse cambiato la fisionomia, da che era tutta lunga, gli sono spuntate anche gli zigomi. Quindi ha iniziato un po' di sorriso, Va bene. Vibrazione di Umberto. quasi 6 miliardi. Consapevolezza. Eh, 141, PS. 42, Vite. 2108. Cervello, capacità medianiche. 8,6, Suscettibilità ipnotica. 30, 3D. 62. E quanto vuole sapere come stanno le cose, la famosa vivacità animica. Ci sono delle parti di Umberto che mi dicono 100, altre parti che portano a 90. Una di Mi queste sta- parti che vuole 90, qual è? Tipo una parte che è come se fosse molto legata alla madre, ma nel senso di legata alla madre come dinamiche, e quindi come terza dimensione, come anche dinamiche un po' conflittuali, di non chiarezza, di vivere la vita anche in maniera un po' contrastata. Va bene. Nome del progetto nuovo di Umberto. Sottosopra mi viene proprio come se lui fosse un po' scombussolato. Cioè, certamente in questi anni lui ha avuto tante vicende, che l'hanno scombussolato. È come se in questo momento di scombussolamento, forse adesso questo shakeramento sta diminuendo. C'è stato un periodo in cui invece è stato molto forte lo shakeramento e in questi momenti in cui era forte lui voleva scappare da tutto, anche da se stesso. mm. Adesso invece questo shakeramento è diminuito, quindi anche come se sentissi più stabilità, prima quasi un senso di giramento di testa, no? Talmente tanto c'era questo movimento centrifuga. Adesso c'è più stabilità, Nome dell'anima, ciliegia, dello spirito, treno. entità eteriche che si è creato per fare delle cose.
Eh, Questo falconiforme sembra proprio una fenice ed è proprio quello che lo porta ciclicamente a creare e poi distruggere. In questo ciclo continuo che poi per lui risulta anche, oltre che molto dispendioso da un punto di vista energetico, anche molto, molto doloroso. Poi c'è, allora, questa qui tipo se n'è un po' andata via, cioè devo dire delle cose che lui mi fa vedere, nella sua complessità, mi fa vedere anche delle cose che hanno iniziato ad indietreggiare. Mm. Ha iniziato ad indietreggiare una strega del secondo universo che aveva parecchio sghignazzato sui suoi fallimenti, sulle sue debolezze, sulle sue scelte che si sono rivelate non corrette. Poi mi ha fatto vedere anche a un certo punto un polipo, sempre del secondo universo, che lo agguantava, lo stritolava, quindi faceva anche proprio mancare un po' il fiato, e gli gettava dell'inchiostro nero, impedendogli di vedere la luce. Sicuramente saranno stati periodi, della sua vita. E qui ecco, mi ha fatto vedere questo quel rinoceronte, tipo come se lo spiasse, come se gli desse anche un po' la caccia e Umberto dovesse scappare via. Ok? Del secondo Appunto, universo? sì, per li fa vedere come tirati indietro. Mm? Quindi in un certo senso sicuramente ci sono stati periodi molto difficili in cui c'era questa concentrazione di cose. Mm? Poi presenti di più al momento, vedo appunto il Fenice, che ho detto, poi c'è questa mantide, che tutto sommato nella sua modalità molto persuasiva e anche molto politically correct, mh, vuole dare una parvenza comunque di equilibrio, di ordine e lo invita anche in un certo senso a mantenere una facciata. Questa è più Mm. nuova. Attiva attualmente, sì. Mm. Quando è arrivata? Quanti mesi, anni fa? Ma dunque, forse ha avuto anche delle vicende giudiziarie che hanno richiesto un certo tipo di aplomb, diciamo, no? Eh, Adesso mi dà come spazio tipo 3 anni 3 anni fa. circa. Entità mentali. Allora, il primo è proprio I'm paranoid. Mi fa vedere la sua complessità psicologica, caratterizzata proprio da varie, dipende, possono essere a volte ossessioni, a volte proprio paranoie, a volte quasi incubi, magari anche ad occhi aperti. Quindi vari scenari che lui si profila, alcuni anche molto pesanti e catastrofici. Lui dice mi servono anche per trovare delle soluzioni, però io nel complesso vedo che tolgono molta energia a lui e abbassano molto le frequenze, perché a volte entra proprio in opzioni che sono un po' spesse, direi un livello 4. E poi mi è venuta come questa tristezza latente. mm? Mi fa vedere come se questa entità mentale cercasse, e in alcuni momenti della vita ci è riuscita, di tenerlo al buio, di spegnere il suo sorriso. Poi vedo questa spinta opposta di Umberto che con la sua forza di volontà cerca di riaccendere il sorriso. mm? Però c'è proprio questo tentativo di incupirlo. Quindi direi un livello 3. Mhm. E poi c'è questa, mi viene proprio mamma diavolo,
cioè nel senso non come demone, intendiamo, come questa mamma che è come se gli avesse dato un patrimonio, ok, di credenze che portano Umberto a il concetto del diavolo, che è il concetto della separazione, della divisione, del tormento, del conflitto. Mm. Gli avesse dato questo pacchetto qui. Eh, quindi direi livello 4. Impianti. Allora, vedo che alcuni coltelli che aveva nella testa se li è sfilati via. Mm. Però ce n'erano infatti in maggior numero. Mm. Piantati nella fronte. Sì, proprio all'insegna così del conflitto, anche del disordine, diciamo così, nella vita e nella mente, o di caos, però alcuni li ha colti. Mi ha fatto vedere, perché mi sta facendo vedere come il processo è avvenuto. Mi ha fatto vedere che c'era un ferro da stiro di quelli antichi, un po' arrugginito, pesantissimo, posizionato sul petto. Però adesso questo ferro da stiro si è molto alleggerito, ma ancora un po' c'è. Poi mi ha fatto vedere come un altro ferro da stiro abbia cambiato la temperatura, cioè questo qua sul petto è spento. Mm? Invece quello posizionato sui genitali mi ha fatto vedere che a un certo punto era posizionato con la manopola al massimo. Invece adesso ha decisamente ridotto la temperatura e direi che è praticamente al minimo come temperatura. Mhm. Probabilmente tutto questo suo malessere si era anche ripercosso sull'aspetto intimo. Mm. E poi appunto mi fa vedere questo piede destro, proprio come il suo piede dell'azione, ripetutamente martellato e poi fasciato, martellato e poi fasciato. Attualmente io lo vedo che è fasciato con qualche macchiolina di sangue, non martellato però, e basta. Va bene, cinema. Compagna. Mi è venuta prendendo appunti. Si siede dove? Non è proprio davanti, è circa a metà, metà tendente al fondo. È come se fosse molto attenta e anche un po', non so spiegarti, sul chi va là, nel senso che vuole capire come e se questa cosa inciderà nuovamente sulla loro relazione. Mm. Vuole essere pronta a gestirla. Anima gemella? Sì, sì, sicuramente sì. Attualmente di terzo livello. Ehm, mi sembra una persona molto, molto pulita, eh, ben intenzionata, anche se come se partissero anche da parametri molto diversi. Però lei è ben disposta. Il figlio di lei. È venuto con un libro, anzi con più libri, mi sembra, vedo un segnalibro dentro uno di questi libri. Si è seduto proprio accanto alla mamma. La figlia di Umberto. Dunque, allora, lui ci ha detto l'età, però a me viene più piccola dell'età che ci ha detto lui, Mm. mm, come se avesse 5 anni, 6 anni. Ne ha 9, no? Mm, Umberto, sì. A lei viene più mm, piccola. sì, 8. No. Fammelo un po' più lontano. Un po' più
Ne ha 8, vabbè, non ne ha 9. 8 e mezzo, vabbè, dai. però è più piccola qua, come Perché? se avesse appena iniziato ad andare a scuola, in quel passaggio lì quasi. Ma questo perché? Perché vuole presentarsi come quando aveva 5 anni o perché ha una maturità emotiva da bambina di 5 anni, per esempio? Mi sembra che si senta in una fase di passaggio, come si è magari potuta sentire in quel periodo in cui passi dall'essere bambino a essere un pochettino più grande, perché devi andare a scuola, no? Inizi, tra virgolette, ad essere un po' più adulto. Mm? È come se lei adesso si sentisse di nuovo in una fase di passaggio simile, che lei vive in maniera anche un po' critica. La madre di Umberto. Un po' sclerata. Come se avesse una serie di cose da rimproverare a lui, ha una lista eh, di mancanze sue, di lui, di Umberto. Ce l'ha in mano la lista? Sì, è un po' nervosa, Mm. Ce ne legge un paio? tipo non mi ascoltavi, eh, facevi quello che ti pareva a te, non c'eri mai, perché mi fa vedere sempre fuori dalla porta, e battevi la porta. Così. Poi qualcosa che riguardava il telefono, non so che cosa, telefono, dice, Mm. questo appunto. Umberto, scusami, papà è mancato. Va bene. Beh, chiamiamoli subito. I due disincarnati, l'amica, che non dico il nome, ed il papà. Portale Aureo. Anche se quelli che vedono il video ormai sono abituati, il portale Aureo è una grande invenzione che nessuno ha mai avuto la voglia e il coraggio di creare o di copiare. È il posto in cui tutti noi dobbiamo andare, cioè è un passaggio in cui si vede l'evidenza del gioco e si capisce l'utilità di reincarnarsi se questo è il nostro desiderio oppure no. Il padre viene dal portale aureo, cioè c'era già andato o no? Allora, perché il padre mi presenta un lampadario acceso con tante lampadine, con tante luci. Mm. Sai scrivermi su un foglio di carta, Umberto, perché ridi e annuisci? Però diceva, avevo un negozio di lampadari. No, vabbè, tienilo sempre un pochino più vicino a te, poi. Sì? È bello questo lampadario, con delle gocce, sembra quasi di cristallo. Bello. Mastro vetraio, maestro vetraio. Ah, ecco, gocce di cristallo. Ok, ok, di vetro allora, scusa. Ho visto queste gocce. Ah, Che fa? ah, Viene dal portale o cosa fa? sul ponte dei sospiri. È sul Ponte dei Sospiri di Venezia. Mm, Che cosa fa? Lì sospira? ho sospirato. Questa è la mia terra, dice. Ehm, Questa è la mia terra nel bene e nel male. Cioè, le mie vene erano come i canali. Di Venezia. Sì. Mm. Certi piaceri che da Venezia
non li dà nessun'altra città, certi odori, quell'aria che ti buca le ossa e ti riempie gli occhi di lacrime. E poi però mi fa vedere come una specie di fascia nera. Probabilmente lui aveva conosciuto anche una parte nera, di Venezia. Lui vede le varie parti di Venezia adesso da disincarnato. Vuoi dire, i fantasmi passano attraverso i muri. Mi fa vedere il, Dio aiutami, come si chiama, Moige? Sì, Moge, Moge, no, Moige. no, aspetta, aspetta. Mm. Sì, che cosa fa, cosa ti fa vedere? Eh, Il Mose? Il Mose. Mose, scusa. Eh, Business. Comunque di poche parole, un Mm. po' criptico, diciamo, no? Adesso non so se era così anche in vita, però adesso è come se spostasse lo sguardo, perché mi ha portato anche alla Giudecca. C'è questa cosa forse simile che li accomuna a Umberto e al padre, questa specie di ehm, interesse nei confronti della giustizia e della violazione della giustizia per poi ritornare alla giustizia. Tutto l'indotto intorno alla giustizia. Anche Umberto, no? È attratto in qualche modo dalla criminalità e da come ci si può affrancare, no? E vedo infatti il padre che è come se stesse facendo un giro lì. Senti, Monica, andiamo al 1° maggio a Venezia, andiamo in una qualunque casa, Un bel, manicomio, c'è un manicomio, c'è stato un manicomio a Venezia. sì, Ah, ecco, lì anche. cosa succede lì? Ma non so se c'è ancora, però, perché non riesco a capire se è una cosa vecchia, perché le immagini che mi fa vedere non sono recenti. San Clemente. Tanto dolore e ingiustizia, di nuovo il concetto della giustizia. Perché lui dice la giustizia e l'ingiustizia sono dappertutto. Lì, in questo manicomio, tanta ingiustizia. Ehm, allora, perché non siamo un po' tutti pazzi? Io lo sono stato, anche Umberto lo è. 1° maggio 2025. Cosa succede a Venezia? Da qualche parte, in qualche palazzo. La sera, di giorno. Primo maggio? Sembra che sia una data in generale per la massoneria in generale. Molto, molto importante, altro che festa del lavoro. Allora, mi fa vedere questo palazzo bellissimo, tipo come se ci fosse una torre anche, eh, questo palazzo antico. Forse è lambito dall'acqua proprio, quindi proprio verso l'esterno, storico, con questi arredamenti antichi bellissimi. C'è anche una stanza che ha il pavimento bianco e nero, e ci sono delle sedie che sembrano sì, del 1700, quasi delle poltroncine. C'è una ragazza molto giovane, no, tipo quindicenne, direi. Eh, una specie di cucù. Che C'è succede? qualcosa che si beve, eh, tutti quanti dallo stesso calice, però sembra che abbia anche una punta di veleno al suo interno, non so in che senso. È un sacrificio.
questa ragazza viene con le mani legate dietro la schiena e vedo che la fanno sdraiare a pancia in giù e qualcuno le lacera la veste sulla schiena. C'è come un rappresentante politico, mi fa vedere quasi che ha una fascia, così, E che fa? messa sul posto laterale. Guarda, aspetta qui, guarda. Eh, poi c'è un cardinale, forse. La ragazza adesso è viva o morta? No, no, è viva. Gli hanno solo lacerato la veste. Ah, solo quello. Sì. Ah, che pro? È energetico? Come se dovessero poi tracciare dei simboli sulla sua schiena, perché vedo anche una specie di taglierina. E cosa rappresenta? Uno sembra proprio un ponte, perché gli fanno due verticali, due linee verticali e una orizzontale. Sembra proprio un ponte. O pi greco, diciamo, no? E un cerchio anche. È un rituale. Come si chiama questo rituale? Il cardinale, l'uomo politico, oh, il 1° maggio dobbiamo andare a fare il rituale del... Allora, non lo so se è vero, che si chiami così. Ti dico la parola che mi è venuta che è greca, che è xenox, però che vuol dire straniero, estraneo. Eh, Mm, Infatti vedo poi un coccodrillo, tipo, come se spuntasse da queste acque che lambiscono. no, chiusa qua. Va bene, e l'amica viene, oltre al papà? C'è del giallo, non so se è un problema anche di bile ha avuto. C'è giallo, ittero, che ne so. Eh, qualcosa di giallo, un liquido giallo mi fa vedere. Una piuma, non so se ogni tanto manda le piume ad Umberto e che lei usa anche per scrivere. C'è un temperamatite, un disegno a carboncino. Quale messaggio vuole lasciare a Umberto? Intanto Umberto mi fai con le mani il numero di anni che è mancata? Mesi? No, l'amica, con la C. 4 anni? 4 anni, ok, sì, allora ci siamo. 4 anni si può. Ah, che Ah, vada nel è portale come Aureo. se stesse facendo un pediluvio. Questi piedi li deve rilassare. Mi fa vedere come se fosse arrivata dall'altra parte piena piena di dolore. Un dolore che si era impadronito di lei, diciamo, ecco, eh. E ci ha messo tanto tempo per smaltire questo dolore, come se non aveva più il corpo, ma continuava a sentire i dolori del corpo. Cosa E vuole dire poi è come Umberto? se, sai che cosa? Che lei ha proprio avuto bisogno di recuperare la fase in cui anche magari aveva difficoltà a mangiare, se teoricamente gli fosse anche concesso invece di ritornare a mangiare le polpette. Mm. Vuol dire questa illusione della materia quanto è importante e quanto ci rende ciechi. Io lo so e tu stai cercando di liberarti il più possibile dai condizionamenti della materia.
Però dice che lui si deve riguardare un po' di più, che è troppo stressato. Calmati. Io adesso sono un fiore trasparente. Di che colore? Trasparente, lei dice. Sono un fiore trasparente, con i petali trasparenti. Ti lascio questa pietra bianca, però quando poi la passa a Umberto vedo che inizia già a colorarsi nelle mani di Umberto. Anche tu puoi regalare una pietra alla tua bambina, ma gliela regalerai tu, perché lei si sente sola senza di te. Senza di te. Sì. Quando tu non ci sei, lei si sente sola. Ha paura che poi non vai più da lei. Lei in questi 4 anni ha capito tutto quello che doveva capire. Sapessi quanto c'è da capire. Quanto, ma quanto lei risponde. Ha voglia di vedere com'è il portale aureo? La stessa domanda la faccio anche al padre. È amore assoluto. Facciamolo vedere anche a Umberto. Chiamiamolo lì davanti al padre e all'amica, con a fianco il portale aureo aperto. Se vuole ci può mettere la testa dentro a vedere com'è. Lo abbiamo già fatto in passato. È musica, è colori, è soffice, è accoglienza, è sospensione di pensiero e di giudizio. È fluttuare, leggeri, è benessere, è perdono e gentilezza. L'amica va, Sì, il padre va. sì, sì. Con che messaggio si congeda l'amica? Abbi cura di te. Con che messaggio si congeda il padre? Non ti dimenticare della tua città. Ha bisogno della tua energia, anche a distanza. Non so come mai così fissa con la città di Venezia. Mm, E gli dice anche, sei un bravo uomo, Chiediti perché. tosto, cocciuto. Ce l'ha tanto con la città di Venezia. Ehm, Ci sono anime che possono fare la differenza per trasformare questa città. Quindi suppongo che Umberto possa essere una di queste anime. Va bene, li salutiamo. Mm, sì.
Vanno? Sì, sì, madre è come se lasciasse questa anche alone di forza, di coraggio a Umberto. La vita è arte, dice. E vanno, sì, sì. Lei è come se tornasse anche un po' a giocare all'interno del portale aureo. Gioca come una bambina. Va bene, li salutiamo. Mm. Monica, ricerca di Umberto, linea steineriana. Quello che mi viene è l'inizio, cioè non solo lui è all'inizio dei suoi studi di Steiner, ma è proprio come se fosse all'inizio di un campo di conoscenza che poi si espanderà in nuove direzioni. E va bene iniziare così, anche perché Steiner in realtà ha affrontato tantissimi argomenti. Ciascuno di questi argomenti può essere sviluppato. Va bene. Causa, Lui può, mm, mi fa vedere che inizia, è come se anche fosse in una specie di giardino in cui strappa delle erbacce, quindi riconoscerà quelle che sono le mm. cose, no, da escludere e invece conserverà ciò che gli occorre. Progetto di lasciare la sua città, già in atto. Sì, e allora mi riaggancio a quello che ha insistito a dire il padre, no? E quindi va bene che lui faccia questo suo trasferimento, gli renderà la vita eh, più congeniale, no? Alle sue esigenze, però è come se energeticamente non dovesse del tutto distaccarsi da questa città, per una qualche ragione che adesso io non so capire, ma perché probabilmente proprio in termini di energia lui può fare la differenza, portare dei cambiamenti. È una città proprio che ha tantissimi strati, no? Nascosti. E lui può aiutare a portare luce. Cambio di lavoro, stessa domanda. Allora, mi fa vedere un movimento di sollevamento, quindi come se forse l'altro lavoro è proprio più legato alla terra, ok? Invece il nuovo lavoro è come se lo innalzasse e quindi comunque sì, fa parte dell'evoluzione, della crescita. Fa vedere che si alza e si espande. Nuovi Quindi, affetti. nuovi affetti. Allora, mm, lei è come se lo stesse ancora un po' studiando. Mm? L'anima gemella. Sì. Ehm, che non è così di facile comprensione, Umberto. Quindi un po' perché effettivamente lei è presa, no? Comunque dai propri impegni, dalla propria vita, dal gestire anche le proprie cose personali, no? Farle collimare con il mondo che arriva da lui. È come se ancora lei fosse lì a guardarlo, no? È un po' come se gli girasse ancora un po' intorno, tutto intorno. E a lei piace, quello che vede. Mm? Però è ancora così, ti dico, in una fase di studio. Poi se non l'avesse ancora compreso tanto bene, ma le piace
quello che mano a mano sta conoscendo. Monica, causa esoterica dell'attaccamento della figlia, della propria figlia. Sembra che lei abbia paura di perderlo. Cioè, come se lei si identificasse con la madre e dicesse: come hai tagliato con la mamma, tagli con me. Mm. Mm? E quindi anche per questo lei eh, tende proprio anche quasi, mi fa vedere ad aggrapparsi al suo braccio, no? Come una scimmietta, no? Che non si stacca. A riempirlo così di baci. Anche lei sembra quasi un po' un polipetto che lo stritola, no? Si attacca al collo così. E giustamente lui a volte si sente quasi mancare l'aria. Mm. Eh, Ok, non Mi abbiamo ha fatto chiamato. vedere questa cosa come se lui scegliesse una pietra, mm, e la caricasse di, come posso dire, superamento del trauma dell'abbandono. E poi gliela regala alla figlia. Tu, Umberto, utilizzi le pietre, visto che stanno uscendo parecchio cristalli, pietre, più o meno. Però quelle zone sono... Ah, ok. Hai una collana nera al collo che non si vedeva perché hai anche una maglietta nera. Cos'è, ossidiana? Onice? Non lo sai. Nera comunque. Diciamo che l'abbiamo abbastanza esplorato il suo lato nero, no? Mm. L'altra blu è plastica. No, 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 nine. Scrivimelo, scrivimelo. Da qui non si capisce. Vetro. Sì, è vetro, sì, sì, sì. Vetro di Murano. Eh. Va bene. Dicevamo l'amica nel cinema, quella gravemente malata, che lui vorrebbe sostenere, che un po' sembra quella che è mancata, no? Che abbiamo già aiutato. Ah, allora, quello che percepisco io, no? Sembra quasi che questo male le sia arrivata in fondo, cioè come se fosse quasi alle ossa. Poi non è detto che sia realmente alle ossa, però proprio lei come se lo percepisse nella parte più profonda, proprio radicato. E, è come se lei stesse quasi già preparandosi per questa, no? Mhm. E, a volte la vedo molto stanca, proprio sul letto, quasi come se perdesse anche coscienza a tratti. Eh, cioè, come se lei sapesse che non ce la fa, non ce la farà a guarire. Mm. Ah, mm, E ti scusate, dico non è quello che percepisco. cinismo, certo, ma uscirà da un gioco. Basta. Certo, assolutamente, assolutamente. Ehm, lei è come se non volesse farsi vedere così. Mm. Solo da pochissime persone accetta di farsi vedere così debole, così deperita. Perché è come se sentisse che tanto per lei non c'è più nulla da fare. Eh, c'è anche abbastanza strazio, come sofferenza. Eh, Però lei è come se dicesse, mi sei comunque vicino, anche se non ci incontriamo fisicamente, io ti ho vicino. Lo sono in una dimensione onirica. Sì, sì, assolutamente, certo. Ed è quella dimensione in cui lei è sana ed è forte, ma in questa dimensione materiale lei non è né l'uno né l'altro. Cos'è, Monica, la dimensione onirica? Una pausa dal gioco? No, è sempre il gioco, un po' più disvelato.
facciamo. Mm. Qua è proprio la cecità del gioco, no? Noi non sappiamo neanche che stiamo giocando, non sappiamo eventualmente neanche a quale gioco, non sappiamo le regole, non sappiamo niente di sto gioco. Mm? Nella dimensione onirica qualche spiraglio, cioè mm, non ti rimproverare di nulla, come se lei dicesse, questa è una mia scelta, accetta la mia scelta. Mandami dei doni in eterico, mandami dei fiori, mandami dei gatti, ne so io, o delle figure dei gatti, non lo so, i gatti. Gli animali mi fanno stare meglio. Mandami tu che mi rimbocchi le coperte, le lenzuola, mandami queste immagini di una carezza per spostarmi i capelli, del tuo tocco delle mani sui miei piedi freddi, di te che mi porti, non so, sembra una pappetta, no? Chi sono stati lei e Umberto in altre vite? Ma mi fa vedere proprio in mezzo ai campi. C'è un sole fortissimo e loro stanno raccogliendo le pannocchie. E- e c'è un ambiente comunque di gioia, però sono dei servi. Eh, però hanno una forte connessione con la terra, con la natura. Mm, e li sento giocosi. Eh, anche un'altra vita sembrano dei servi, perché sembrano due ragazze che lavorano in un palazzo molto prestigioso, due cameriere. Qual è la ragione per cui questa donna ha deciso di finire il proprio gioco così presto? Magari è un'informazione che poi Umberto le riferirà, se vorrà, se potrà, e potrebbe essere di conforto utile. È solo un gioco, quindi finisco perché non ho più niente da fare. Perché? Allora, ti dico la frase che mi arriva adesso, ma è la frase di adesso, ok? Mm. Perché eh, pensare che sia una punizione, forse è un premio? No, ma infatti non è né una punizione, ma forse neanche un premio. Lei dice così, fa questa domanda. Banalmente però noi siamo qui per fare delle cose. Se uno dice me ne vado è perché non c'è più voglia di farle in queste condizioni, non ne ha più niente da fare, non ne ha altre da fare. Allora, a prescindere che io possa essere d'accordo o no, io riferisco a quello che lei dice, ok? Mm. Eh, ci sono eh, anime che devo raggiungere e non sono qui. Ah, va bene, si mette dove nel cinema? No, lei non è nel cinema. No, vabbè. È un po' sospesa, diciamo, perché è una dimensione mm, tra la nostra e quella dell'oltre. Monica, causa esoterica la salutiamo, dell'humorous altalenante di Umberto. Allora, sicuramente le sue entità. La Fenice vuole che sia così, vuole che lui va su e poi va giù. È sempre parte del processo di costruire e di distruggere. Ehm,
La mantide vuole che lui mantenga comunque una facciata di accettabile, diciamo così, anche quando eh, lui si sente male dentro. E questo crea ancora più dolore, non poter essere coerente con il proprio stato d'animo. E poi appunto c'è questa entità mentale che è questa tristezza latente e anche un po' cronica, ok? Vorrebbe proprio tenerlo così nel buio. Ehm, è parte, questo qui è proprio il gioco della terza dimensione. Non farci vedere la luce, è proprio un grande classico. Monica Criminal. Tu l'hai visto nell'esposizione dei punti e lui ci ha raccontato che no, delle cose. Sì. Lui è proprio interessato, come ho visto anche il padre che mi ha portato al carcere della Giudecca. mm, È proprio interessato, se fosse proprio una specie di testimone che si sono passati il padre con il figlio, a capire anche proprio le dinamiche, anche mentali, psicologiche, energetiche, di questi uomini che si dedicano alla criminalità, poi volenti o nolenti ne escono. Perché è come se Umberto riuscisse ad esplorare eh, tante parti di sé, ok? Il criminale alla fine è un'altra parte di sé, perché noi siamo tutto, noi siamo il tutto. E quindi lui esplora quella parte di sé molto scomoda, socialmente inaccettabile, che è quella che viene isolata, messa al buio, viene giudicata. E lui invece non teme di affacciarsi verso queste persone così stigmatizzate. È un modo per esplorare se stesso. Andiamo al cluster. Ah, allora, aspetta, perché è come se mi facesse vedere che lui è a Venezia, ok, sulla Terra. Mm. Poi mi fa vedere in prospettiva il mare e le isole all'orizzonte. Ok? È come se il suo cluster fossero quelle isole lì, che adesso io le vedo separate une dalle altre, che lui vede a distanza e lo presenta così il cluster. Cosa ne fa di queste isole? Come se le volesse unire, perché forse erano frammenti di sé, frammenti della propria vita, no? Che magari non riusciva a collegare. Le unisce, poi vedo che unendole poi le prende fra le sue mani ed inizia come a dargli un'altra forma. Da che era tutto un po' un'atmosfera nebbiosa, tra le sue mani diventa una palla colorata. E lui dice, adesso che ce l'ho così, che l'ho trasformata così, potrei anche non buttarla nel portale definitivo perché l'ho già trasformata. Va bene? Basta che i suoi contratti li elimini, se no Sì, tutt'oggi non ha avuto senso. sì, infatti lui dice, io così ne faccio tesoro. Questa pallina coloratissima a memoria di tutti questi miei contratti, che non mi vincoleranno più, ma mi saranno di insegnamento. Cosa mette qui al suo posto? Allora, a volte mi sembra un ventaglio, altre volte mi sembra uno di quei rastrelli che vengono utilizzati in giardino. È un ad eternum così, che è Ah, cangiante. delle foglie secche, Esatto, fatta a ventaglio, sì, colorato. sì, sì. Di che materiale? Aspetta, perché la risposta è strana, perché mi hai detto di canapa.
Eh, beh, è bella in realtà la risposta, no? Perché anche Umberto è fatto così. Umberto è per vedere in profondità nelle cose stigmatizzate. Canapa molto stigmatizzata in realtà dai mille utilizzi, no? Dalle mille proprietà. Quindi ci sta, più appartiene a Umberto questo modo, no, di vedere le cose. Certo. E Avatar come lo vedi? No, l'Avatar ho visto solo che erano rimasti gli appunti, è come dire il canovaccio della sua storia. Vi è tutto. Anche qua, Sì. se vuole, mette una sua creazione a sancire la sua divinità di creatore. Bellissimo perché quelli che erano i suoi patti, che aveva trasformato in questa pallina multicolore, la utilizza come ad eternum. La pallina. Sì. Ok. Diamo, Monica, un titolo che contenga la ragione, un titolo a questa seconda sessione di Umberto, che contenga la ragione per averla fatta e aver aspettato ben 5 anni dal farla, Non so perché in latino mi viene renovatio maxima. che si commenta da sola. Nuova vibrazione, Mi viene 222. nuova consapevolezza, 172, PS, 48, vite, 1945, cervello, 9.7, suscettibilità ipnotica, 47, 48, 3D, 31. vivacità animica, se si è stabilizzata. Adesso mi viene 100. Sempre. Ok, la PS è sempre ciliegia, la P è sempre treno. Amarena, ciliegia amarena, eh, treno, un altro mezzo, non so se sembra un aereo o un deltaplano, non La so. Fenice, la strega, l'ex strega, l'ex polipo o il polipo, il rinoceronte e la mantide ci sono ancora. No, Gli impianti e le entità mentali paranoid, tristezza latente e mamma diavolo. no. Quindi è una rinnovazio massima. Perché Certo. la vibrazione è 222. Mi dice la parola esoterico. Mm, Per ha ragioni un esoteriche. significato esoterico, Ah, sì. sì. E qual è? C'è della forza in questo 3 volte 2. Ha un'attinenza con la compagna? Sì, potrebbe essere come se in effetti la coppia potesse in qualche modo disintegrare il 6, inteso, no? In senso, no, di energie oscure. In termini di solidità della coppia, la titubante, no, osservante compagna nel cinema, come la vedi? Più preoccupata, più tranquillizzata, uguale? Allora, ha un sorriso, vedo che con la penna sta giocando, sai così, no? Mhm. Quelle penne col pulsante, vedo che Ah. sta giocando così vicino alla bocca. Ha un sorriso anche un po' malizioso, come se fosse anche rimasta intrigata.
da tutto questo. Ok, compagna e Umberto, scambio di messaggi finali, Come se, non di so, anime. forse c'è anche una forte attrazione, no? Perché vedo che è come se lei volesse suggellare questo con un momento personale, intimo. Ehm, Noi ci possiamo fondere, e questo è corale, quindi proviene sia da Umberto che da lei. Stessa cosa, lui e la figlia. Ora cerco di dosare amore ed equilibrio e do appunto che gli dà questa pietra. Sembra quasi che abbia preso questa pietra e gli abbia messo tipo una goccia di fiore di Bach, magari analcolico così, insomma, non si rovina, legata proprio all'abbandono, alla paura dell'abbandono. Mm? Vedo la figlia più sicura di sé e quindi di nuovo adesso ha l'età che ha effettivamente, non è più la bambina di 5-6 anni. Lui e la madre. A volte siamo cane e gatto. Sicuramente questo nostro abbinamento, madre e figlia, è una bella sfida e lei vedo che gli dà il 5. Messaggio finale di Umberto a se stesso. Ehm, Sono sulla fase del compimento. Sono molto soddisfatto eh, di come sto ricomponendo il tutto. Procedo, procedo, procedo. Va bene. Sei pronta a tornare, Monica? Sì.